Ehi là, ciao ragazzi e benvenuti in questa terza e ultima puntata del mini crash course su come trovare bug di valore di Tribers Life. Tribers Life. Come nella puntata precedente, se ti sei perso i due episodi prima di questo, ti invito ad andare a vederli. E sempre come nelle altre due puntate, ancora una volta, qui c'è oggi con noi Fabrizio che ci farà vedere delle cose super interessanti. Ma mentre per le altre avevo fatto una mini introduzione, per questa non vi voglio spoilerare niente. Quindi passo direttamente la parola a Fabrizio e vediamo un po' cosa da dirci. Ciao Driver, bentornati al terzo appuntamento del Crash Course. Oggi vedremo un website. Abbiamo visto finora app, abbiamo visto le varie differenze tra i diversi device e la stessa app. E oggi invece andiamo a guardare un website, lo andiamo a vedere su un PC di un noto brand di jeans. In italiano siamo abituati a chiamarlo Levi's, ma la pronuncia corretta è Levi's. Bene. Partiamo subito. Andiamo a vedere il primo bug. Quindi apriamo la homepage di Levi's, facciamo uno scroll down fino ad arrivare al footer. Ricordo per tutti che il footer è quella parte dove sono presenti i link con le varie informazioni, per cui questa parte che si vede in basso, e andiamo a cliccare su una sezione molto importante di un website, ovvero la chi siamo. Clicchiamo e vediamo se all'interno è tutto presente. Come possiamo vedere, qui manca un'immagine o un'animazione, perché vedo che c'è una call to action con il pulsante pausa e play, che nel momento in cui io ci vado a cliccare non fa nulla. Dopodiché continuo a fare scroll down e vedo che nella realtà mancano tutti quelli presenti nella pagina. Ora, in questa situazione mancano anche le immagini e devo dire che in effetti, facendo scroll down fino alla fine, sono parecchie le informazioni che mancano. Ora, semplicemente questo sarebbe un bug graphic. Ovviamente, a seconda dell'impatto che può avere in una pagina come appunto il chi siamo, può assumere una diversa severity. In questo caso mancano tutte le informazioni grafiche, come dicevo prima, sia video che immagini. Ipotizzo perché non vedendole non so se in effetti in questa parte qui mancano delle immagini, e quindi noi lo andremo a classificare con un unico bug, segnalando che è presente nella pagina chi siamo l'assenza dei video e delle immagini. La categoria è graphic e la severity è o medium o high. Io preferirei più high perché in effetti sono parecchie le immagini che mancano nella stessa pagina. Bene, proseguiamo con la ricerca di bug e adesso andiamo a vedere uno un po' particolare. Ovviamente è sempre da tenere a mente che un bug non è un qualcosa di soggettivo, ma è un qualcosa di oggettivo. Cioè, se io adesso sto facendo vedere un bug, è molto probabile che se qualcuno lo dovesse riprovare sulla stessa tipologia di device o anche su un device diverso, potrebbe essere presente o meno, però è un bug perché è presente, ok? Adesso andiamo a vedere un bug che è un po' più particolare. In alto a destra abbiamo il campo di ricerca. Io provo a scrivere o una parola intera o una parola parziale, vediamo se è possibile andare avanti con la ricerca. Quindi io provo a scrivere scarpe e in questo particolare sito è presente anche la preview dei risultati, quindi posso andare a cliccare su uno di questi proposti e andare direttamente alla scheda di prodotto o all'elenco dei prodotti corrispondenti a quelli suggeriti. Non è una funzionalità che deve essere presente, ma in questo caso c'è. In questo caso il bug esisterebbe se cliccando su uno di questi non mi si aprisse la pagina corrispondente. In questo caso la vado a provare e nella realtà si apre la pagina corrispondente, quindi funziona tutto. Torniamo però di nuovo alla home page e in questo caso io voglio incollare una parola e la vado a incollare nel campo di ricerca. Come si può vedere, non ho la preview e se vado a fare un click la parola viene cancellata e mi viene proposto il campo vuoto. Provo a farlo qua e come vedete non succede nulla. Provo a dare anche un invio, non viene fatta la ricerca. Provo a cliccare sulla lente, non va la ricerca, non parte. Quindi questo è un bug e io direi anche un malfunction low, perché è vero che non permette la ricerca, ma semplicemente perché io sono andato a fare un copia e incolla, quindi non è così impattante come potrebbe sembrare. È un bug un po' più di nicchia, ma è comunque un bug. Mi raccomando, quando facciamo i test ragioniamo sempre su quello che stiamo facendo, quanto può impattare e quanto quella funzionalità può essere importante. Proseguiamo con un altro bug. Diciamo che questo è uno dei tanti test più o meno standard che si fanno sui forum di iscrizione. Come detto anche nei precedenti video, se uno dei campi dovesse non funzionare, non avere il controllo implementato e quindi non segnalare un errore o al contrario segnalarlo in maniera errata, è ovvio che vale un'unica segnalazione. Non bisogna segnalare che ogni campo non funziona correttamente, ne basta una indicando qual è quello che non va. Quindi andiamo a compilare il nostro
nome, cognome. Ora, giusto per anche qui dare un consiglio, è ovvio che se io dovessi andare a stressare o a verificare che siano presenti dei controlli su un form, il consiglio migliore è sempre quello di replicare quello che è il comportamento di un utente normale. Quindi io metterei il mio nome, quindi ad esempio andiamo a mettere il signor Mario, e magari mentre sto scrivendo Rossi faccio un errore e scrivo così, quindi do una prima lettera, uno spazio e via. Come password mi viene detto che devono esserci almeno 8 caratteri. Anche in questo caso è particolare: se sono presenti delle indicazioni, seguire e verificare che quelle indicazioni siano attive. Devono contenere 8 caratteri e devono essere difficili da indovinare. In questo caso l'indicazione è un po' varia. Sicuramente vado a vedere se gli 8 caratteri vengono verificati, quindi A, B, C, D, E, F sono 6 caratteri, vediamo se in effetti me lo segnala come non valido. E un altro controllo sempre simpatico da fare è mettere una data di nascita futura, 31 agosto del 2023. In questo caso mi viene subito segnalato che possono iscriversi solo persone che hanno più di 16 anni e quindi stiamo parlando di utenti nati nel 2007. Andiamo a verificare se in effetti il controllo funziona. In realtà oggi è il 18 giugno del 2007 e in effetti lo accetta. Vediamo se mettendo il 19 il controllo funziona, e nella realtà il controllo non funziona. Vediamo se dovessi mettere luglio va bene. Proviamo con il 20 ancora è accettato, proviamo con il 30 no. Quindi stranamente qui c'è un altro errore, qui il controllo sembra non essere coerente. Procedo con l'iscrizione e in effetti mi viene segnalato che la password deve contenere almeno 8 caratteri. H, siamo a 8. La password l'ha accettata, nome e cognome anche. E mi ha accettato anche però l'anno di nascita. E soprattutto ho inserito una password facile. Quindi diciamo che è vero che ci sono gli 8 caratteri, ma non è proprio di difficile complessità. Quindi, ricapitolando, questo è ovviamente malfunction medium, non è security. Molte volte capita che segnalate un bug security semplicemente perché è stata utilizzata una password semplice. No, perché il controllo su quello che viene indicato come indicazioni per creare la password, quello è quello che deve essere verificato. Andiamo a vedere un altro bug, e come spesso capita alcuni bug si manifestano soltanto andando appunto a testare comportamenti ovviamente normali sul website. Quindi in questo caso io appunto sto simulando un utente, perché quello è lo scopo, simulare un utente, non andare a fare un comportamento anomalo rispetto a quello che potrebbe fare un utente standard su un sito di e-commerce, e ipotizziamo che mi piacciono questi pantaloncini e vado ad aprire la pagina corrispondente. Mi trovo una tipologia, sono degli short, questa è la tipologia di prodotto. Come potete vedere qui abbiamo l'elenco delle recensioni, o meglio l'indicazione di quante recensioni ci sono. Vedo 0 stelle, ma in realtà ci sono 31 recensioni. Ci vado a cliccare su e come si può vedere qui non sono riportate le informazioni, ma nella parte alta viene indicato anche la composizione di quante stelle sono state date. Quindi già qui è presente un bug che io definirei malfunction tra low e medium, dipende, sarebbe un po' da verificare sulle altre pagine se accade solo su questa o se accade in tutte le pagine prodotto. Torniamo sempre nella parte alta della pagina di prodotto e vado un attimo a scorrere quelli che sono i colori e per appunto vedere che cosa è presente. Soprattutto mi rendo conto che questo box non è possibile toglierlo, mi occupa la parte di visualizzazione dei colori che si trovano sotto. Questo comincia a diventare un bel bug usability medium. Bene, vediamo l'ultimo bug e andiamo a vedere se io volessi aggiungere questo prodotto ai preferiti. Appunto faccio clic sull'icona a forma di cuore e lo aggiungo nei preferiti. Qui non viene segnalato, ok, io però per coerenza vado a verificare se l'ho aggiunto e in effetti l'ho aggiunto. Quindi qui si va a configurare un altro bug usability medium, perché non mi permette di capire se l'ho aggiunto o meno, così come invece avviene nel carrello, ma voglio fare di più. Vado a duplicare quella che è la pagina per vedere se mantiene le impostazioni e come vedete io non ho i preferiti, quindi i preferiti di colpo scompaiono, non sono più presenti. Io riclicco su preferiti e non li vedo, quindi anche in questo caso ci troviamo davanti a uno usability medium. Spero di essere stato chiaro, spero di aver dato anche un'altra chiave di lettura e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao e grazie. Ok ragazzi, come tutte le belle cose, anche questo crash course su come trovare bug di valore deve finire. Madonna, che frase tragica.
Ovviamente sto scherzando, ci saranno altre occasioni in cui vi mostreremo come scovare bug di valore e in generale ci saranno altri Tribers Life con Fabrizio e assolutamente Tribers Life come rubrica non si ferma qua. Anzi, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché la prossima puntata di Tribers Life sarà ovviamente lato UX, visto che ormai ne abbiamo fatte tante lato bug hunting, e riprenderemo con il botto con un sacco di trucchi interessanti. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete apprezzato questo mini crash course sulla ricerca di bug e in generale mi raccomando di fare nei commenti complimenti anche a Fabrizio. Noi ci vediamo come sempre la prossima settimana.